Massimo Fini, sono un giornalista e uno scrittore, sono antimodernista come concezione, ho scritto molti libri in questo senso e l'ultimo libro che ho scritto è una biografia del demonizzato Mullah Omar. Ho fatto anche un po' di teatro con una pièce che si chiama Cyrano se vi pare, e adesso come attore anche, e come autore invece una pièce con Elisabetta Pozzi che si chiama Cassandra, che ha girato quest'estate per il circuito estivo. Mi pare con tutta evidenza che alcune democrazie occidentali abbiano voluto eliminare Gheddafi per poter mettere mano e sul petrolio della Libia e sul fatto che adesso c'è questo nuovo sport delle democrazie occidentali, cioè quello di distruggere i paesi per poi partecipare al business della ricostruzione. È quello che è avvenuto in Serbia, in Iraq e anche in Afghanistan, anche se lì hanno più difficoltà perché i talebani gli distruggono ciò che cercano di ricostruire. L'Italia è intervenuta in realtà per le sciocchezze che combina Berlusconi, nel senso che Berlusconi si era talmente esposto con Gheddafi, tutti ricorderanno le scene abbastanza vergognose dove Gheddafi evoluisce liberamente in Roma facendo quello che il padrone di casa, e si era talmente esposto che da una parte aveva difficoltà a entrare, dall'altra temeva di essere considerato un complice del dittatore. Penso che di suo non sarebbe entrato in questa guerra perché Berlusconi è tutto, ma non è un guerrafondaio e non interessano le guerre anche perché lui personalmente non ci può ricavare denaro, insomma, quindi. Comunque insomma, diciamo che è stata costretta l'Italia a entrare proprio per questo modo dissennato di far politica di Berlusconi, politica anche estera. Voglio dire, non è un caso che la politica estera sia sempre fatta con lo stile di Andreotti, non con quello di Berlusconi, insomma. Perché poi ti pone in situazioni di questo genere. Cioè la situazione in cui tu, essendoti troppo strusciato con grande evidenza al dittatore, poi devi entrare con gli altri anche se non hai particolare interesse a farlo per non essere accusato di complicità col dittatore. Cioè, almeno io la vedo così. E questo lo sanno tutti, la Francia voleva recuperare posizioni che in Libia aveva perso. La Gran Bretagna secondo me è intervenuta più per un riflesso coloniale e quindi ha seguito la Francia, poi gli Stati Uniti. Il tutto fa parte di una forma di neocolonialismo che comincia da quando crolla il contraltare sovietico. Allora le democrazie hanno mano libera e avremo 5 guerre: la prima guerra del Golfo, la guerra alla Serbia, la guerra all'Afghanistan, la guerra all'Iraq, seconda, e la guerra alla Libia, insomma. Il fatto è che le democrazie non hanno più un oppositore, quindi si credono in diritto di poter fare tutto quello che vogliono. Questo è al di là delle responsabilità di Gheddafi, che peraltro, ripeto, negli ultimi anni ci trafficavano tutti i paesi europei. Questo è il succo di fondo di quello che sta avvenendo da ventina d'anni a questa parte. La Germania è rimasta coerentemente fuori perché ha una sua politica tutto sommato coerente, non è andata in Iraq e poi pensa che sia inutile spendere quattrini in avventure di questo genere, insomma, che sono comunque costose, poi prima di avere i risultati si vedrà, insomma. Quindi è ovvio comunque che la Francia farà la parte del leone, ma quello che interessa di più è il fatto che si è violato il principio di diritto internazionale di non ingerenza in affari interni di uno Stato sovrano, che peraltro era già stato sconquassato con la Serbia. E da qui possono poi derivare altre infinite aggressioni a chi non piace
al mondo occidentale, insomma. Fra gli alleati delle democrazie c'era l'amico del Qatar, il quale non è precisamente un democratico. Un obiettivo però molto difficile, molto ostico è l'Iran. Sono anni che gli Stati Uniti fanno una politica ideologicamente molto aggressiva nei confronti dell'Iran, che non si capisce perché non dovrebbe costruirsi il nucleare civile, che serve ad usi appunto civili e anche medici, solo che aggredire l'Iran vorrebbe poter dire veramente scatenare una terza guerra mondiale. Però certo è lì, anche in Iran, come è successo in Libia. In Libia la rivolta non è scoppiata spontaneamente, hanno mandato agenti provocatori francesi, britannici, e questo avviene anche in Iran. Cercano continuamente di fomentare un malcontento che probabilmente c'è, ma che riguarda una parte minoritaria della popolazione. Ma secondo me è una rivolta fomentata. I rivoltosi da soli non avrebbero mai potuto fare nulla. Si è votata una risoluzione ONU che poteva anche avere il suo senso, il no-fly zone, perché una delle due parti, Gheddafi in questo caso, non avesse una superiorità militare assoluta, ma poi è stato subito evidente che il no-fly zone era un'aggressione alla Libia di Gheddafi, il quale non era un dittatore isolato come ci si è fatto credere. Aveva anche nella popolazione un consistente appoggio per la sua politica anticoloniale, nazionalista, anti-americana, e anche perché grazie al petrolio si era arricchito lui, sì, ma aveva arricchito anche nuovi ceti sociali, insomma. Quindi non è stata come in Tunisia una rivolta di un popolo intero che caccia il dittatore. No, infatti non a caso è durata 6 mesi, con inferiorità militare da parte di Gheddafi dopo l'intervento della NATO totale. Se i rivoltosi fossero stati veramente tanti e più decisi, ne sarebbe durata 10 giorni, no? C'è una cosa da dire su questi dittatori. Al momento del dunque tutti dimostrano una vigliaccheria assoluta. Saddam Hussein si fa prendere come un topo di fogna in quel tombino, Ben Ali sfugge con la cassa, Mubarak si fa barellare in uno di questi grotteschi processi che dopo Norimberga i vincitori fanno ai venti, e Gheddafi invece di morire in battaglia scappa. Se vogliamo stare alla nostra storia, Mussolini, dopo tante parole sulla bella morte che hanno spinto tanti ragazzi giovani a andare a morire per Salò, scappa travestito da soldato tedesco. Il duca di Blangis, nelle 120 giornate di Sodoma, che è uno dei carnefici più feroci, dice: Saad era uno che si sarebbe fatto spaventare da un bambino un po' deciso se non aveva il potere in mano, che li squalifica moralmente al di là dei loro crimini. L'unico che è stato coerente è stato Hitler, che si è suicidato. Cioè, non lo assolve dei suoi crimini, però perlomeno è stato coerente con la sua storia. La classe dirigente tedesca, i nazisti stanno a Gotterdam, però si sono uccisi, insomma, Goebbels si suicida, la moglie si suicida, uccidono i loro 6 figli. Ripeto, non è che li assolva da alcunché, però è una fine coerente con le crudeltà che tu hai usato sugli altri, no? Cosa che non riguarda questi qua, che ho nominato prima. Del resto c'è una differenza, cioè la gente semplice sa bene al momento del dunque quali sono i suoi doveri. Se tu leggi le lettere dei condannati a morte alla Resistenza o anche dei ragazzi di Salò veramente condannati a morte, che sono giovani di 20 anni circa,
e sono tutte lettere estremamente dignitose. Se tu leggi le lettere di Moro nella prigione Brigate Rosse fai un confronto, insomma. Evidentemente il potere aiuta a diventare vigliacchi, o forse si va al potere perché si è vigliacchi. Forse lo diventano per le mollezze del potere, per le cose, per gli affari, ma insomma, ripeto, che non ce ne sia uno che affronta in battaglia il nemico e muore, tanto sa che ormai è spacciato, lascia molto perplessi, no? Sulla loro reale personalità. Perché poi quando invece c'è da sacrificare la vita altrui non hanno esitazione alcuna. È chiaro che nel momento della sconfitta, che come è stato qui in Libia, cioè finché non si sapeva chi vinceva, la popolazione è stata sostanzialmente a guardare, poi si è gettata tutta dalla parte, più che degli insorti, della NATO, perché la guerra la vinta la NATO. Gli insorti sono un optional, io non ho molta stima, devo dire, di questi insorti libici, anche perché diciamo che i capi sono tutti ex gheddafiani che si sono levati al momento opportuno. Ci sarà una classe dirigente gheddafiana senza Gheddafi, anche se sostanzialmente credo che diventerà un protettorato occidentale, insomma, come l'Iraq, come sostanzialmente la Serbia, come vorrebbero fosse l'Afghanistan, ma lì non ce la fanno perché gli afghani hanno un'altra tempra, hanno una storia in questo senso, hanno cacciato gli inglesi nell'Ottocento, hanno cacciato i sovietici, con tutto quello che voleva dire l'armata sovietica, e cacceranno anche questi, li stanno per cacciare, insomma, anche nonostante la disparità enorme di armamenti. In Afghanistan questa storia degli aerei, no, per cui si è votata la no-fly zone per Gheddafi, questi la subiscono da 10 anni, loro non hanno né aviazione né contraerea e devono battersi con gente che usa solo praticamente l'aviazione. No, l'unica cosa che posso dire è che chi sta trattando per l'Italia è Scaroni, no? Quindi Bisignani, perché noi abbiamo visto dalle intercettazioni che Scaroni per fare dei contatti con i libici aveva bisogno del consiglio decisivo di Bisignani, una cosa che fa un po' impressione, devo dire, che il presidente Eleni non sappia agire da solo. Quando era nell'80 che si scoprì che il padrone d'Italia non stava né a Torino né a Roma né a Milano, ma stava a Castiglion Fibocchi, si chiamava Ligio Gelli. E adesso abbiamo scoperto che uno dei padroni è questo Luca Bisignani, che già era compromesso, condannato, non importa, tornano sempre.